Ma Enrico, credo che ci siamo dimenticati qualcosa. Tu dici? Non mi sembra. Beh, anche se fosse, dato che non vi ricordate cos'era, evidentemente non era niente di importante. Ricordatevi di iscrivervi al canale se siete nuovi e di mettere mi piace. Se questo video raggiungerà i 30 likes, farò un video dove rivelerò le mie intenzioni di voto, quindi fate presto. Ho anche un subscribe star, quindi se volete sostenermi più concretamente, abbonatevi. Ora parliamo dell'alleanza di Azione e Italia Viva. Giusto, il terzo polo o il quarto. Devo ammettere che non ho niente di originale da dirvi. Bella premessa per carità, ma l'esecuzione è abbastanza carente. Prima Azione era coalizzata con Più Europa, un'unione sensatissima sia a livello ideologico che politico, che ha lavorato bene in Parlamento negli ultimi anni. I due partiti di stampo liberale condividevano la passione per la privatizzazione, europeizzazione e legalizzazione di cose, cosa che raccolse il supporto di molti giovani di classe media, specialmente quelli istruiti nell'economia, giurisprudenza e politica. Calenda fece anche una grande figura alle elezioni comunali di Roma dell'anno scorso, quando ottenne il 20% dei voti, risultato incredibile per un partito così piccolo. Carlo Calenda è carismatico, preparato e offre un'alternativa unica rispetto ai suoi rivali, ma non è perfetto e durante questa campagna ha fatto molti errori. In vista delle elezioni anticipate, sotto anche la spinta di Emma Bonino, Calenda fece un accordo elettorale con il PD di Letta, dove sostanzialmente avrebbero condiviso le candidature per battere la destra nei seggi maggioritari. Ideologicamente questo patto faceva acqua da tutte le parti. Letta era contrario al nucleare, proponeva misure per l'aumento del debito, due punti fortemente contrastanti con le proposte di Calenda, ma politicamente andava benissimo. Alla fine era solo un patto elettorale, dopo le votazioni ognuno avrebbe preso la sua strada, ma il leader di Azione aveva molto da ridire su altri politici che Letta stava cercando di fare entrare nella sua larga coalizione: i Verdi di Bonelli, Sinistra Italiana di Fratoianni e Impegno Civico di Di Maio, tutti leader che Calenda disprezzava per una lunga lista di motivi, ma in breve i Verdi per questioni ambientali, sì per questioni economiche, e Di Maio perché era Di Maio, ovviamente tutti odiano Di Maio. 4 giorni dopo la siglatura del contratto con la sinistra, Calenda ci ha ripensato, ritirando la sua disponibilità, e si alleò con l'ex premier Matteo Renzi e il suo partito Italia Viva. Un tempo Renzi era tra i leader più popolari in Italia, ma adesso la gente lo prende in giro per i suoi viaggi a Riyadh e per far cadere i governi un po' a caso. Dopo qualche giorno di negoziati, i due politici saldarono un accordo e crearono il terzo polo, alleanza dei liberali centristi, con lo scopo di bilanciare gli orientamenti politici in Parlamento e di invogliare la gente al compromesso piuttosto che agli estremismi. Peccato che l'attuale legge elettorale penalizzi le piccole alleanze, quindi qualsiasi risultato i due partiti raggiungeranno il 25 settembre sarà inevitabilmente minore di quello che avrebbero potuto avere se solo si fossero alleati con la sinistra. Gli unici liberali che si sono resi conto di questa situazione sembrano essere quelli di Più Europa, che nonostante le loro differenze hanno preferito rimanere con il centro-sinistra. Non biasimo Calenda per aver fatto questa scelta, che è ideologicamente coerente anche se politicamente ingenua, ma il fatto che lui abbia strappato il patto con Letta solo qualche giorno dopo non mi ispira fiducia per niente. Cioè, cosa mi garantisce che Calenda non si rimangi una buona parte dei punti del programma elettorale? L'ha fatto con la cannabis, quindi magari lo farà anche con la Under 25 No Tax Zone o con i rigassificatori. Per fortuna Azione è composta da tantissimi politici competenti provenienti da ogni dove, come Mara Carfagna da Forza Italia o Matteo Ricchetti dal PD. Ok, no raga, a quanto pare Ricchetti è stato accusato di molestie sessuali, quindi no. Lombardo è meglio. Quindi in un certo senso il tutto assume un equilibrio rassicurante, ma a livello elettorale non sono per niente ottimista. Voi che ne pensate di Calenda? Dite che riuscirà ad avere un ruolo decisivo nel prossimo Parlamento? Fatemelo sapere qui sotto. Mi rendo conto che questo video non è molto approfondito, ma penso che prima di analizzare per bene il progetto di Renzi e Calenda, penso sia saggio aspettare che arrivino in Parlamento e vedere cosa combinano. Vi ricordo della gara dei commenti, quindi sbizzarritevi, mettete like se volete sapere per chi voterò e ci vediamo alla prossima.